Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di un'altra livella laser, sempre della Wepar. Già ve ne ho recensito un modello precedentemente che vi è piaciuto tantissimo, il video ha avuto un enorme successo e ne avete comprate davvero in tanti esemplari. Questa è ancora più particolare, ha una batteria, si innesta praticamente come quelle degli avvitatori, però è più piccola. Ha 3 torrette, quindi 12 linee, è una livella laser 3D che ci permette di fare diversi lavori sia in ambito domestico, quindi qualche lavoretto in casa per dipingere le pareti, mettere qualche mensola, che per un utilizzo professionale. Infatti è davvero molto ricca di funzioni, tra l'altro è smart. Funziona sia con telecomando che viene dato in dotazione che con l'applicazione tramite il Bluetooth con il nostro smartphone. Ma viste tutte queste caratteristiche, visto quanto è ricca, guardiamola per bene, vediamo come funziona, mettiamola alla prova anche in esterno con un po' di luce e valutiamola insieme. Iniziamo. E allora, innanzitutto questo è il cartone che avvolge la valigetta con cui viene venduta. Questa è la valigetta in plastica effettivamente non robustissima, ma adatta a trasportare anche un oggetto delicato perché all'interno troviamo un'imbottitura che la protegge per bene. Innanzitutto manuale di istruzioni scritto anche in italiano, scritto molto bene. Poi troviamo la piccola batteria, davvero simpatica perché ha la stessa forma delle batterie degli avvitatori, ma in dimensione molto ridotta. Gli ioni di litio da 11,1 volt, 2600 mAh, quindi una batteria che comunque ci offre una buona autonomia. Adesso vedremo pure qual è questa autonomia. Poi c'è anche il cavo USB per poter ricaricare la batteria sia indipendentemente che mentre è collegata alla livella, ma adesso lo vedremo. Tra l'altro si può ricaricare anche il telecomando, che a differenza di tanti telecomandi della stessa tipologia ha questa porta laterale, quindi batteria integrata. Ovviamente per ricaricare il tutto c'è anche il caricabatterie con uscita USB, tipo quella dei cellulari. Ma adesso guardiamo il pezzo forte, perché nelle livelle la precisione è tutto, ma se non è accompagnata dai giusti accessori allora ce ne facciamo pochissimo. Quindi abbiamo questo supporto con 3 magneti che ci permette di fissarla sulle superfici metalliche e tramite questi pomellini possiamo fare tutti gli spostamenti e gli aggiustamenti per indirizzare nel punto che ci interessa. Quindi possiamo allontanarla, tramite questa invece possiamo sollevarla e tramite questa rotellina nella parte frontale possiamo spostarlo leggermente a destra e a sinistra, ma tramite quest'altra invece possiamo ruotarla e questo è un movimento davvero micrometrico. Guardate come si muove lentamente e ci permette quindi di avere una precisione ottima del punto in cui dobbiamo puntare la nostra livella. Tra l'altro sia su questo asse che su quest'altro asse abbiamo dei riferimenti che ci fanno capire di quanto ci siamo spostati e per evitare movimenti indesiderati, ruotando quest'altra parte si blocca, quindi rimarrà ben fisso e ben saldo. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare questo occhiello per poterla appendere ad un chiodo, una vite, un gancio, eccetera. Ma se questo non dovesse passare, abbiamo anche la possibilità, utilizzando una fascia, di fissarlo per esempio attorno ad un palo. Insomma, le modalità di utilizzo e la versatilità di questo supporto sono davvero tantissime. Adesso guardiamo gli altri accessori, quindi questa piastrina in metallo che ci permette a sua volta di essere fissata su una superficie non metallica e utilizzarla per poter fissare quindi il nostro supporto e posizionarlo un po' ovunque. Dei magneti davvero molto forti, più il classico riferimento che serve per poter decidere eventualmente di quanto sollevare alcuni componenti di una struttura. Ipotizziamo che stiamo montando per esempio un controsoffitto, dobbiamo sollevarlo di 1 centimetro, allora mettiamo questo sulla struttura in metallo, la livella laser è puntata in direzione di questo supporto, alzando ed abbassando la struttura capiremmo di quanto ci stiamo spostando sia lateralmente che in altezza. Quindi anche questo riferimento, dotato di parte magnetica ma anche di supportino nella parte posteriore che lo mantiene in questa posizione, ci permette di utilizzarlo a 360 gradi in tutti i sensi, perché questa livella laser appunto emette il raggio a 360 gradi ed è possibile decidere quale torretta utilizzare. Però prima dobbiamo accenderla, quindi bisogna spostare questo tastino in avanti e questa è la modalità di utilizzo non autolivellante che si sfrutta quando dobbiamo posizionare per esempio delle piastrelle a 45 gradi oppure vogliamo seguire una linea già esistente, posizionandola in questo modo senza avere nessun segnale di errore e avendo un fascio luminoso costante. Invece spostandolo ancora avanti andremo su on e in questo caso attiveremo l'autolivellamento. Quindi posizionato sul nostro piano di lavoro, una volta acceso in questo modo avremo l'autolivellamento. Se io la sposto e vado oltre una certa angolazione mi avvisa, quindi emette questo beep e dopo un pochettino, come vedete, si livella automaticamente dandoci i riferimenti sia in orizzontale, quindi avremo un raggio a 360 gradi, che 2 in verticale che si incrociano fra di loro. Tra l'altro l'incrocio che si va a formare
sul pavimento e l'incrocio che si va a formare sul soffitto saranno perfettamente a piombo e potremo mettere quindi dei puntelli, eventuali travetti, insomma tutto ciò che abbiamo necessità di montare e per il quale è necessario avere un riferimento sul pavimento e un riferimento sul soffitto. Continuiamo quindi a guardarla, ma in questo caso da spenta. Nella parte frontale troviamo il modello, quindi P03CG. Allora andiamo nella sezione in italiano, ci sono tutte le indicazioni sia sull'accensione e lo spegnimento, i vari comandi che si possono dare e ci sono pure molte informazioni tecniche. Non vi ho detto ancora però il prezzo, costa 220 euro sul sito del venditore. Allora guardiamo direttamente le caratteristiche tecniche senza perderci troppo in dettagli. Quindi la precisione del livellamento che è di 3 mm su 10 metri, il tempo di autolivellamento che è di soli 3 secondi e la distanza di lavoro che è di 20 metri. Ovviamente quando abbiamo un ambiente favorevole, quindi quando la luminosità non è eccessivamente forte. Come tutte le livelle laser, se la luce è troppo forte non riusciremo a vedere il segno a muro, comunque si intravedrà. È possibile anche utilizzare una funzione ad impulsi che ci permette tramite un ripetitore di raddoppiare questa distanza, quindi raggiungere i 40 metri. Della batteria abbiamo già parlato, ma non abbiamo parlato della sua durata, quindi circa 9 ore di funzionamento continuativo e nel caso in cui dovesse scaricarsi possiamo utilizzarla anche con un power bank, comunque alimentata tramite il cavo USB di tipo C. Il tempo di ricarica totale della batteria quando è completamente scarica è di 3 ore e mezzo e nella parte inferiore abbiamo anche degli attacchi filettati, uno da 1/4 di pollice e uno invece da 5 ottavi. La classificazione come protezione IP è IP54 e la temperatura di lavoro deve essere compresa fra -10 e 50 gradi, invece la temperatura di stoccaggio, quindi di conservazione, da -20 fino a +70 gradi. Adesso facciamo subito un paio di prove vedendo come funziona con il telecomando, quindi l'accendo di nuovo. Da questa parte abbiamo anche il livello di carica della batteria che adesso è a 2 tacche su 4. Ho fatto diverse prove e diversi esperimenti e quindi l'ho scaricata leggermente. Quindi si accende il telecomando premendo questa parte centrale, si mantiene premuto per qualche secondo. Ok. Adesso si è acceso, allora abbiamo la possibilità di accendere e spegnere le linee orizzontali. Come vedete la linea orizzontale si è spenta, compare e scompare dalla nostra valigetta e questa invece è per la linea verticale, quindi riusciamo ad alternarle e a spegnerle eventualmente in base a quello che ci serve. Poi abbiamo la possibilità pure di utilizzare la modalità ad impulsi e qualche altra funzione che però verranno implementate sulle versioni successive, comunque sugli aggiornamenti che ancora non sono disponibili. Comunque è possibile utilizzare quindi sia il telecomando che l'applicazione sul telefonino. Ovviamente viene sfruttato il Bluetooth per poter fare questa associazione. Ho trovato già la nostra livella, connessione in corso, già è connessa e possiamo utilizzare sia due telefonini, due telecomandi oppure un telefonino ed un telecomando, perché la nostra livella si collegherà a due dispositivi contemporaneamente. Facciamo subito la prova a vedere di spegnere per esempio la proiezione a 360 gradi. Ok, e come vedete si spegne immediatamente. Lo stesso per quanto riguarda quelle verticali, sia l'una che l'altra, e con questo simbolo abbiamo la possibilità di capire se la livella è posizionata bene oppure no. Ci avvisa sia con un'icona che tramite il bip sulla nostra livella. Nella parte alta mi indica anche il livello di carica della batteria che è 50% e corrisponde perfettamente perché poco fa si è spento il terzo LED, ne sono rimasti solo 2 su 4, quindi al 50% esatto. Quindi avere la possibilità di posizionare la livella sul posto di lavoro avendo la batteria scarica che possiamo ricaricare con la sua presa USB da questa parte, quindi in modo indipendente, e continuare a utilizzare la nostra livella tramite l'alimentazione, secondo me non ha prezzo. E abbiamo la possibilità di attivare la linea orizzontale, una delle due verticali, oppure utilizzare eventualmente l'impulso. Quindi così spegniamo una torretta che sarebbe quella orizzontale, così quella verticale da questa parte e così la verticale da quest'altra parte. In questo modo è completamente spenta, quindi la livella rimane in stand by. Dopo qualche secondo che abbiamo tutto spento, una trentina di secondi, viene emesso un segnale sonoro che ci avvisa che la livella è ancora accesa, ma che le torrette non sono in funzione. Come avete visto, quindi c'è stato questo lampeggio e l'emissione di questo suono, quindi non è necessario avere per forza una batteria di scorta, anche se farebbe comodo, perché possiamo utilizzarla alimentata oppure con la sua batteria. Adesso non resta che fare due prove per vedere se è allineata e un paio di prove per vedere in esterno con la luce del sole come si vede, ovviamente senza esagerare, perché come vi ho detto poco fa una livella laser alla luce del sole non funziona proprio benissimo. E allora ho posizionato su un supporto super professionale la livella, quindi sulla
nella sella della mia Vespa. Come vedete, in una giornata soleggiata voglio fare la prova puntandola su una parete che non è colpita dal sole. Riusciamo a distinguere perfettamente la linea del laser, quindi sia su questo muro in tufo, sulla parte in mattone si vede pure, ma si vede benissimo ovviamente sul vaso di colore bianco. Sul color legno invece, diciamo, non si vede quasi completamente, quindi si intravede da questa parte la linea di colore verde, ma insomma diciamo che lascia un po' a desiderare, ma è comprensibile perché comunque all'esterno, come abbiamo detto, non si vedono benissimo e sul colore scuro diciamo non è il suo forte. Ovviamente sotto i raggi diretti dal sole non si vede assolutamente nulla, forse sulla parte alta si vede qualcosa in questa zona dove c'è ombra, ma dove c'è sole ovviamente, come è comprensibile, si comincia a perdere. E allora adesso facciamo la prova in questo corridoio. Ho messo la livella laser su una scatola e come vedete abbiamo tutto il raggio luminoso che arriva sia in alto, quindi ci permette di avere tutto l'ambiente sia sulla parte alta che lateralmente con la proiezione del laser, e ovviamente a 360 gradi riusciamo a vedere la nostra linea e quindi abbiamo la possibilità di vedere tutto per bene. Ma guardate, in interno, se una parete è colpita dal sole come in questo caso, non abbiamo alcuna difficoltà e riusciamo comunque a vedere bene la nostra linea. Adesso è arrivato il momento di fare una prova, una delle tante prove che si possono fare per vedere se la livella laser funziona correttamente, però volevo farvi vedere anche il corpo. Come vedete abbiamo tutta questa parte nera che è in gomma, quindi ci permette eventualmente di ammortizzare cadute, ma anche di tenerla in modo saldo, soprattutto se abbiamo guanti, comunque stiamo lavorando in un cantiere, sia da questa parte zigrinata che ci dà un buon grip, che dalla parte gommata che comunque ci permette di avere appunto una buona tenuta. Le torrette sulla parte alta fanno da protezione, quindi impediscono che si possa danneggiare la parte da cui viene proiettato il laser. Ora mettiamola sul suo supportino e vediamo come si comporta proiettando le linee verticali su questo filo appeso. E allora ho accroccato quindi con questo morsetto il supporto magnetico al mio bancone e ho messo questo filo appeso in modo da avere la proiezione che vada esattamente sullo stesso. Come vedete adesso però non va perfettamente sul filo, quindi utilizzando la regolazione micrometrica che abbiamo a disposizione lo posizionerò sullo stesso. Ci siamo. In questo modo abbiamo il filo perfettamente coperto, anzi no, devo sistemarlo ancora, scusatemi ma il morsetto non è stata un'idea geniale. Ok, dai, sono leggermente di lato, però ci aiuta a vedere come il filo sia coperto per metà dalla proiezione laser e come per tutta la sua lunghezza la proiezione sia a metà, quindi anche sulla parte bassa, essendo il filo perfettamente a piombo, comunque rispetta, come vedete, inquadriamo in questo modo, rispetto alla proiezione sul filo colpendone solo metà. Anche andando verso il basso abbiamo la stessa situazione, quindi da un errore di posizionamento vediamo invece l'elevata precisione. Mezzo filo proiettato con il laser su tutta la sua lunghezza. Quindi come sempre salutiamo i nostri amici youtuber mi hanno mandato l'adesivo, però come vedete abbiamo questo filo che è praticamente tutto costantemente coperto allo stesso modo. E allora ragazzi, come sempre grande Wepar, questo è il secondo modello che io vi recensisco e il secondo modello che effettivamente mi piace perché funziona bene. Tra l'altro questa ha tantissime funzioni interessantissime perché ci permette di utilizzarla in modalità smart e di utilizzarla in modalità classica, ma guardate, avendo l'alimentazione indipendente, come ho detto poco fa, non è necessario avere la batteria carica al 100%, si può utilizzare alimentandola con un caricabatterie di un telefonino, come vogliamo noi, e fate attenzione però, come vedete io sto puntando sull'obiettivo, anche se pure questo non andrebbe fatto, a non puntare mai la luce del laser nei vostri occhi. Quindi ragazzi, cosa dire, io vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione. Se il prodotto vi è piaciuto, vi incuriosisce, volete vedere come funziona, insomma volete qualche altra informazione, andate giù a dare un'occhiata, spero di associarlo anche ad un codice di sconto, così se vi piace potete risparmiare. Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace qua giù al video cliccando sul pollicione in su, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!